Ciao a tutti ragazzi, buon inizio di settimana, bentornati sul canale. Andiamo a riepilogare le ultime indiscrezioni sul calciomercato dell'Inter tra nomi nuovi accostati alla nostra squadra, qualche nome che invece è già sfumato e diverse operazioni in uscita che potrebbero concludersi nel giro di qualche giorno. Prima di iniziare il contenuto di oggi, come al solito vi ricordo un bel like al video, ovviamente se vi piace il contenuto, e iscrizione al canale nel caso in cui non siate ancora iscritti, dareste un grandissimo aiuto al canale stesso. Iniziamo innanzitutto col nome nuovo per l'attacco nerazzurro ed è quello di Luis Openda, attaccante dell'Ipsia. Ovviamente il suo arrivo sarebbe comunque subordinato ad una partenza e la partenza è quella di Mehdi Taremi. Ora, Openda sarebbe davvero un salto di qualità per l'attacco dell'Inter, un calciatore molto rapido, bravo ad attaccare alla profondità, bravo a muoversi tra le linee e tra l'altro che darebbe una grande duttilità tattica perché potrebbe giocare sia in coppia con un altro attaccante e per le sue qualità lo vedrei probabilmente perfetto con Lautaro Martinez o con Pio Esposito, ecco, guardando anche non soltanto i titolari. Può giocare magari un po' più arretrato, quindi eventualmente se Kivu volesse attuare il 3-4-2-1, Openda potrebbe giocare anche qualche metro dietro al centravanti. Insomma, parliamo di un profilo di grandissimo valore, classe 2000 in stagione tra le 3 competizioni dell'Ipsia, ha realizzato 13 gol e 11 assist. Il punto qual è? Secondo le ultime indiscrezioni, la richiesta dell'Ipsia potrebbe essere intorno ai 35 milioni. Fosse questa la richiesta, sarebbe comunque una cifra fattibile per l'Inter. Mi risulta però difficile pensare che l'Ipsia ceda Openda per un prezzo così basso, anche perché la squadra tedesca aveva acquistato il calciatore dal Lens nell'estate del 2023 per un costo vicino ai 40 milioni. Dopo 2 anni comunque in cui ha fatto bene all'Ipsia, risulta difficile pensare che lo cedano ad un prezzo inferiore, anche se vediamo la valutazione di Transfermarkt, parliamo comunque di una valutazione di 50 milioni. Un contratto in scadenza nel 2028, quindi non si può nemmeno fare peso su quello. Risulta difficile dal mio punto di vista pensare che lo cedano per una cifra intorno ai 35 milioni, però insomma sarebbe sicuramente un grandissimo profilo. L'altro invece profilo che è stato un po' di cui se ne è parlato nei giorni scorsi è quello di Nkunku. In realtà la richiesta del Chelsea è più bassa rispetto a qualche settimana fa, potrebbe essere circa di 35 milioni. Nkunku però sembra un po', ecco, forse un po' uscito dai radar nerazzurri. L'idea, almeno secondo le indiscrezioni, è più quella di puntare su Openda. Ripeto, per me sono comunque 2 profili difficili da andare a prendere, principalmente per i costi, e questi 35 milioni di cui si parla, secondo me, è una cifra bassa per scardinare insomma le resistenze dei rispettivi club. Per Nkunku può essere un tantino più semplice perché è un nome in uscita dal Chelsea, quindi si sa, ecco, la valutazione qualche mese fa era di 70 milioni, oggi potrebbe essere la metà o poco più della metà, appunto perché è comunque sulla lista dei partenti, delle cessioni. Il tutto, come avevamo detto in precedenza, è subordinato però alla cessione di Mehdi Taremi. Su Taremi c'è l'interesse del Fulham, del Besiktas, un interesse arabo. Taremi non si mette di traverso, insomma, sarebbe anche disposto a partire, ovviamente si devono attendere offerte ufficiali. L'iraniano però preferirebbe rimanere in Europa, quindi sarebbe, ecco, un po' più remota l'ipotesi araba. La valutazione dell'Inter, come detto anche in altre occasioni, è di circa 10 milioni, però la mia sensazione è che l'Inter possa accettare anche qualcosa di meno. Forse parte da quella valutazione di 10 milioni sperando di creare un tesoretto per andare poi a prendere un altro attaccante. Tra l'altro tesoretto che potrebbe arrivare anche da altre cessioni. Quella di Aleksandar Stankovic, quella magari di Esposito, ecco, questa è anche un po' la settimana in cui potrebbero concretizzarsi altre cessioni. Una è proprio quella di Sebastiano Esposito. Il Cagliari è vicinissimo al calciatore, resiste ancora all'interesse della Fiorentina, non è una cessione che porta un importo altissimo in cassa, si parla di circa 7 milioni più una percentuale sulla futura rivendita, è più che altro una cessione dovuta al fatto che l'Inter non punta sul calciatore e allo stesso tempo Sebastiano Esposito è in scadenza.
L'altra cessione invece che dovrebbe avvenire questa settimana è quella di Valentin Carboni. In questo caso parliamo soltanto di un prestito secco al Genoa, prestito nel quale l'Inter pagherà anche dei bonus ai rossoblù per le presenze, per il rendimento. Insomma, si parla di bonus che possono raggiungere 1 milione di euro, quindi giusto un premio nel caso in cui il Grifone vada a valorizzare il calciatore. L'altro nome che è stato accostato all'Inter e che invece sembra ormai essere sfumato è stato quello di Granit Xhaka. Non è completamente chiusa la situazione della cessione di Çalhanoğlu, perché l'Inter aveva dato una deadline al 26 luglio, quindi dovesse arrivare l'offerta dal Galatasaray o comunque da un'altra squadra, l'Inter sarebbe ancora disposta a cedere il turco. In questo momento sembra più remota la cessione di Hakan Çalhanoğlu, però insomma non è completamente da escludere. Xhaka era stato un nome accostato all'Inter, premetto non è un nome che personalmente mi farebbe impazzire per il post Ciala. Tra l'altro il calciatore è vicino al club saudita del Neom, se non vado errato insomma nel nome della squadra, quindi sembra sfumata già in partenza l'ipotesi Xhaka e come detto non mi dispiace per nulla, insomma, per quanto sia sicuramente un buon calciatore. Per quanto riguarda invece la situazione Aslani, è un altro di quei nomi che è in uscita dall'Inter. Aslani però sembrava non essere propensa ad un trasferimento all'estero. Ecco, si sta un po' impuntando, vorrebbe rimanere in Italia. In Italia c'è l'interesse della Fiorentina che però non ha affondato il colpo, del Bologna che però a quanto pare ritiene alta la richiesta dell'Inter che si aggira tra i 15 e i 18 milioni e sembra che comunque non siano arrivate delle offerte ufficiali all'Inter, quindi in ogni caso nessuna squadra italiana si è mossa ufficialmente per Aslani, però è un nome che resta in uscita e il rischio secondo me è che poi si potrebbe andare incontro anche a delle formule che non portino subito contanti in cassa, magari con i prestiti e obbligo di riscatto, quindi un po' in questa situazione, giusto perché comunque è un nome che ormai non rientra più, diciamo, nei piani dell'Inter, almeno al momento. Chiudiamo anche col nome di Leoni. Non ci sono particolari novità, nel senso che dalle parole di Zanetti è stato confermato l'interesse, ma questo ovviamente lo sapevamo, è un nome attenzionato sia dall'Inter che dal Milan. Il Parma al momento rimane sulla richiesta di circa 40 milioni. Ieri abbiamo fatto anche un video analizzando le qualità di Leoni, ecco, per chi non l'avesse visto lo trovate, tra l'altro è corredato da screen, da statistiche, però il problema è che 40 milioni sono effettivamente tantissimi e quindi l'Inter non si spingerà a quella cifra. Allo stesso tempo il Parma è convinto che con un altro anno in Emilia il calciatore possa avere ancora più valore la prossima estate, quindi diciamo è un po' una situazione di stallo, situazione che speriamo si sblocchi, altrimenti l'Inter dovrà valutare comunque altri profili. Una delle alternative sembra essere Coni De Winter del Genoa. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti. È un mercato che in questo momento stenta un po' a decollare, tanti nomi, alcuni anche oggettivamente difficili che si possano concretizzare, delle soluzioni in uscita che comunque ecco anche quelle non stanno decollando, anche il mercato in uscita sembra un po' bloccato. Tra le uscite ci sarebbe anche quella di Acerbi, forse nel caso in cui l'Inter dovesse arrivare a Leoni potrebbe anche partire con la risoluzione contrattuale, l'Inter potrebbe sfruttare la clausola nel contratto di 500.000 euro per risolverlo con un anno d'anticipo, però insomma al momento tante indiscrezioni, ma c'è poca concretezza, naturalmente. Poi sappiamo, il mercato può evolvere nel giro di pochissimi giorni e siamo comunque ancora nel pieno del calciomercato, siamo al 14 luglio, c'è ancora un mese e mezzo di calciomercato. Insomma, auguriamoci che effettivamente l'Inter possa uscirne rafforzata. Fatemi sapere anche la vostra, io vi saluto, come sempre con un gran bel Forza Inter!